Ciao a tutti, siamo Davide e Giorgino. Oggi prepareremo il salame in vescica di maiale. Signor sì, detto anche salameina. Salameina. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Una volta la chiamavano così. Bene, allora, stavamo selezionando la carne da utilizzare per fare la nostra salamina. Sappiamo perfettamente che ormai siamo a giugno, non è più un momento di salame. Siamo fuori stagione. Siamo molto fuori stagione. Noi abbiamo voluto farvi vedere la ricetta, come lo facciamo, perché poi dopo io comunque, voi sapete che ho un paio di meravigliosi stagionatori di cui mi avete chiesto in tanti. Il mio che ho progettato, che ho fatto il video, lo sto ancora utilizzando, lo ribadisco, perché adesso in questo momento io ci tengo i formaggi in stagionatura, quindi quello lì ci sono dentro 5-6 formaggi e li tengo in stagionatura, mentre invece quello che abbiamo preso l'abbiamo già vuotato, perché i salami li abbiamo già terminati, insomma adesso è vuoto e ci andiamo a mettere. Volevamo fare un paio di salami da portare avanti un pochettino per quest'estate, un po'. Sperimentiamo anche lo stagionatore, esatto, da quel punto di vista. Dei salami un pochettino più grossi, quindi se volete andarvi a vedere, comunque vi metterò il link del nostro stagionatore. È comodissimo perché è una figata, quindi voi potete fare salumi in qualsiasi periodo dell'anno e vi verranno i tipi che volete e vi verranno sicuramente bene. Con i salami che abbiamo fatto sono venuti da Dio, quindi procediamo e adesso vi faccio vedere la preparazione di questo salame con la vescica. Allora, io ho portato dalla mia macelleria a Giorgino del prosciutto di maiale, un po' di coppa, della pancetta e della lonza di maiale. Ok, stava selezionando e stava dividendo, perché comunque oggi faremo un paio di video, uno oggi con la vescica e dopo faremo l'altra, che è un'altra cosa che vedrete poi, non vi spoilerò niente. Va bene, quindi allora i pesi, sempre bello da farsi, certo, è anche interessante direi. Poi vedere il risultato. Va bene, arriveremo alla fase della legatura e poi dopo il taglio lo vedremo più avanti, dico bene, almeno fra 4-5 mesi. Allora adesso io vado a pesare tutto quello che mi ha preparato Giorgino e gli dico il peso, perché poi dopo la vescica del maiale verrà 2,5 kg. Non è tanto grossa da contenere tanta carne, quindi anche lì bisogna farci i calcoli bene. Quindi adesso peso e poi vi dico i pesi, che poi vi metterò anche sotto il video, i pesi esatti del tipo di carne che stiamo utilizzando. Perfetto, bravo Davide. Allora, peso fatto, vi dico esattamente i pesi dei vari tipi di carne. Quindi abbiamo la lonza di maiale che è 800 grammi, la coppa di maiale ne utilizzeremo 400 grammi, la pancetta di maiale 800 grammi e il prosciutto di maiale, questo qua è sottofesa o il fascione come volete chiamarlo, che è 1 chilo, all'incirca sono 3 kg. Avete visto che dal sottofesa, che questo qua abbiamo tirato via la gallinella o il muscolo, mezzo muscolo, la perina, come volete chiamarla, perché comunque voi sapete che nel salame non è che ci stia bene. Esatto, roba muscolosa non ci va. Ok, io direi che Giorgino, cosa stai preparando tu? Ma vorrei preparare una cosina un po' antica, mica noiosa da farsi, un po' complicato perché ci vuole del tempo, alcuni lardelli. Da mettere nel salame? Mettere in questo, perché una volta quando si faceva a mano, si tagliava a mano i cubettini. Quindi noi terremo un pochino più magra quella là e aggiungiamo il bianco, che diventa un rosso con qualche puntino di bianco. Di bianco, sì, esatto. Quindi allora ha tenuto, quindi tu stai utilizzando il bianco della pancetta, quindi solo il grasso della pancetta, lo fa a listarelle sottili. Allora, come mi ha consigliato lui una volta, io non mi ricordo tutto scritto, se voi lo mettete nel congelatore questa sarebbe la regola per un quarto d'ora, 20 minuti, che si rassoda il grasso, i cubetti vengono in un attimo. Sì.
e non vi si appiccicano, insomma, così. Sì, quindi adesso in proporzione quanto ne... Boh, farò un atto di roba. Quindi un atto di bianco, sì, di sì. pancetta. Va bene, adesso ci prepariamo e poi andiamo alla macinatura. Allora, abbiamo diviso la carne a pezzettini del peso che vi ho già detto. Adesso la andiamo a ridurre in pezzi più piccoli per facilitare l'ingresso nel tritacarne. Dico bene. E intanto Giorgino va a preparare le spezie. Stavolta abbiamo il bilancino. Noi mettiamo dentro i nostri 20 grammi di sale per chilo. Allora sono 3 kg in totale e un etto di pancetta, solo la parte grassa fatta a cubetti, quindi sono 3,1 kg di carne in tutto. e noi mettiamo 60 grammi di sale. Ok. Perché 3 per 2 fa 6. Dico bene? Sì. 20 grammi per 3 kg sono 60 grammi di sale. Certo. Allora, era già un po' di tempo che non vedevate Giorgino, ma nel tempo che è passato Giorgino ha anche compiuto gli anni. Sì, è invecchiato. È invecchiato di un anno. Sì, è vero, Quindi è vero. gli faccio gli auguri Grazie. per i suoi 85. 85 anni. Ragazzi. Sì, 85, sì. Allora, 60 grammi di sale. Perfetto. Metto in tara se vuoi, così ci puoi mettere anche... E lo dici dopo il pepe che io lo metto ad hoc e tu gli dai la dose, Ok, va bene? quindi sono Posso tirare giù? Lo puoi mettere già dentro che... va bene. perché vuoi mescolarlo. Sì, perché voglio mescolare, voglio vedere bene io le mie robe. Voi sapete che lui il calcolo del pepe lo fa in base al colore che diventa il sale, un po' più grigio chiaro, grigio scuro. Esattamente. Lui lo capisce dal colore del misto, ma per fortuna abbiamo la bilancia di precisione e vi dico esattamente il pepe che ci mette. Ok. Sei grammi. 6 grammi di pepe, quindi 2 grammi ogni chilo di carne. Di carne. Bene. Perché questo nel salame sarebbe un pochino troppo, come sai, che lo faccio più biondo. Ma questo è in un bolle molto grosso, voluminoso. Ha bisogno di essere un po' più piccantato, hai capito? Sì. Altrimenti si perde. Ok, allora andiamo a vedere quant'è il peso. Va bene così? Perfetto. Allora, 1 grammo di noce moscata. Mi raccomando, ve lo scrivo sotto il video, dove leggete il primo commento, sotto trovate proprio tutte le dosi. Bene, adesso cosa ci manca? Ci manca il nostro aglio. Allora, ricapitolando il tutto, abbiamo utilizzato del sale medio marino. Marino, sì. Sale medio marino, che è un sale medio, non è come quello fine. 20 grammi per chilo, quindi 60 grammi, perché varrà un salame da circa 3 kg. 6 grammi di pepe nero macinato fresco, perché era macinato lui. Sì, fresco questo. Fresco. 1 grammo di noce moscata e uno spicchio d'aglio fatto a pasta. Fatto a pezzettini e poi con un pochettino di sale viene ridotto in pasta da andare a mettere proprio nella concia del salame. Quindi adesso appena è pronto tutto vado a mescolare le spezie con la carne e poi siamo pronti per la macinatura, dico bene? Sì. Oggi cosa useremo? Una piastra dell'8 o preferisci del 6? No, usiamo l'8. 8. E poi in quell'altra useremo altre cose ancora. Allora, per chi non conosce, non sa che cos'è una piastra, perché io l'ho detto così un po' a cuor leggero, vi faccio vedere intanto che lui finisce di far l'aglio. Nel tritacarne naturalmente c'è dentro una chiocciola, in maniera che la carne giri, la chiocciola porti avanti la carne, diciamo una spirale, va a finire dentro a questo coltellino la spinge dentro ai buchi della piastra. La piastra ha dei buchi di 8 mm e sarà la grandezza della grana della carne, diciamo, ok? Tra il coltello e la piastra viene fuori tagliato il pezzettino di 8 mm. Di 8 mm. Viene passato una sola volta naturalmente, ma adesso vi faccio vedere.
Ecco, guarda, dai, diamo una mescolatina qua. Bene, una volta che l'aglio viene ridotto in pasta, come vedete, basta darci una mescolatina e poi dopo siamo pronti per... E una mescolatina la diamo qua, Davide. Guarda, visto, guarda. Per tutti quelli che faranno il commento che la carne, che la carne salarla prima della macinatura rovina la lama del tritacarne, Sono tutte balle. in realtà non lo fa, cioè una volta, come l'abbiamo detto in tanti video, una volta erano fatti I coltelli di ferro. e allora sì, Sì, il ferro temperato. adesso è tutto in acciaio inox e comunque dobbiamo fare un salame e Perché la 60 piatta- grammi di sale non fanno niente a una bestia del genere. No, dico che perché faccia qualcosa nella piatta bisogna macinare di quintali di carne, quintali, Esatto. E naturalmente spieghiamo che noi lo mettiamo prima il sale perché ci aiuta. ci aiuta nella Mescolazione dove sì, nell'impasto, quando andiamo a impastare il tutto a mano. siamo sicuri che ogni pezzettino di carne ha il suo sale. Esatto. Non che trovi un punto salato e un punto insipido. Guardate che balla. È bello, sì. Mi raccomando, usate carne fresca Non congelata. che non è mai stata scongelata. Se andate al macellaio siate ben chiari e precisi su questo. È un punto che per i salami è molto importante, perché va bene la stagionatura, che è la fase... Se è cotta ma, no, non lega mica, ma questa qui, la carne deve essere buona dall'inizio, attenzione. Siamo perfetti, Giorgino. Mescoliamo qua dentro o vuoi che ribalti? No, mescoliamo lì, la apri. Allora, guardate, adesso la andiamo ad aprire. Prendiamo il nostro bicchiere di lambrusco. Davide. Dagli una scappotata. O anche con questo, con Scoppia? quello. Ma penso di no, ma non si sa mai perché è un po' che non è fresco. Ostia. Guarda che bello. Guarda, wow. Vai, metti qua che così prendiamo la misura bene. Questo è 2023, cioè vuol dire che di quest'anno. Allora. La pigiatura era del 23, sì. Ne vuoi ancora mettere? No. Aspetta che devo pesarlo. Beh, adesso facciamo il cincin. Ah, ok, infatti devo mettere in tale il bicchiere. Non è che abbiamo lavorato tantissimo, no. Della polvere ce n'è venuta poca, ma Alla vostra salute. alla vostra salute. Ma perché è la prima volta che lo sento quest'anno. È quello nuovo. Sì, questo è proprio il nuovo. Lambrusco. È caldo ma lambrusco. Questo è proprio Caldo e lambrusco. freschino invece. È lambrusco. Sì, questo è proprio lambrusco. Buono. Davide, se lo dico in un momento felice, io vado a raccogliere l'uva da quei signori qua. Federazione Monari. Questo, che hanno il vigneto, mi lasciano fare quel po' di vino che mi vuole. Sì, io sarei un coglione a prendere sull'uva non buona. Io prendo solo c'hai quella ragione. buona. Poi dopo, se la stagione ci dà ragione, come tutte le cose, come fare i salami, questo è lambrusco con niente, proprio pigiato, tirato, imbottigliato. Niente, non ci sono fermenti, non c'è niente. Niente solfiti. Niente. No, perché tutti dicono sì, ma poi ci metti il vino che ha i solfiti e quelli lì sono No, ci conservati. mettiamo niente. Metti pure il vino lì dentro, così lo pesiamo. Troppo poco. Allora, 150 grammi. 150 ml di lambrusco di Giorgino, lo trovate nei negozi, negli scaffali alti. No, non lo si trova mica, ragazzi, andate mica a cercarlo, Ecco, adesso mettiamo anche noi, mettiamo i nostri verdelli, così, vedi? Ecco, guarda.
Ecco caro Davide. Intanto metto in risalto queste qua, Sì. perché queste qua sono il budello. Sì, sì. Vado? Vai. E adesso andiamo a impastare il tutto il meglio possibile, energicamente, Sì, sì, sì. finché non fa il filo. Non fa la tia. La preparazione del salame è sempre quella lì, cambiano un pochettino le dosi, le percentuali delle carni, del grasso specialmente, del sale, in base al tipo di salame che volete preparare, dico bene. Esatto. Però bene o male è sempre quella lì, la macinatura, l'impasto e l'insacco, ecco. Lì. La lasci riposare un minuto, la ricomponi, così, tipo pannetto di pane. Vabbè, lì, ecco così qua. Lo sento anch'io. Ci siamo. Buono. Bene. Ci facciamo il segno della croce? No, non deve crescere, Non deve crescere. deve calare. Deve calare, esatto. Adesso Vedi? prepari il budello. Vedi, la vescica è Budello, la questa, vescica. vedi? La vescica è questa qua, l'ho ribaltata, che noi dovremmo mettere il salame dove c'era il grasso, non dove c'era la pipì, Esterno. è vero? Esatto. Adesso io avrei bisogno di scaldarla con Sì. un po' di acqua calda. Bene. E io intanto che tu scaldi la vescica preparo lì insaccatrice. Allora, praticamente la vescica di solito è secca, dico bene quando te la Bravo. è secca, la trovate in uno stato secco, insomma, no? Nei Vuole- negozi è stato tranne che questa che l'ho presa in macerazione ok, allora vuole lasciata a mollo nell'acqua calda almeno un giorno prima. o anche 2. Esatto, acqua, un goccino di aceto, io ci ho messo l'aceto di miele. Bravo. Ok, ho tagliato un'arancia, ci ho messo mezza arancia a spicchi e poi schiacciata e spremuta dentro. Limone schiacciato e spremuto dentro. Bravo. E l'ho lasciato a mollo per un paio di giornate. Sì. Diventa, rinviene. Sì, dopo la vedrete. La vedrete, rinviene e dopo ci date la sciacquata naturalmente in maniera che perda un po' l'odore della pipì, perché naturalmente la vescica. Poi dopo voi fate un buco larghetto di sopra che ve la danno col collo della Sì. vescica. Lo tagliate via in modo che ci sia il posto per l'imbuto, poi la rovesciate in modo che dove c'era la pipì venga di fuori. Esatto, la carne non deve essere a contatto. No? Ecco come faccio io, vedete, lo sto rovesciando. L'ho già rovesciato 2 o 3 volte in modo che in modo che sia pulita dentro e fuori senza problemi. Allora, utilizzerò questa qua perché dovendo fare solo un salame è sufficiente, quella grossa non la tiro. No, anzi, questo è l'asso di brescola questo. Sì, per comodità questa qua verticale, per questione di logistica e di video più che altro. Ok. Quindi Perfetto. riempiamo il cilindro. Dico bene, Giorgino? Perfetto, mica dici bene. Lo inseriamo di nuovo dentro, cosa facile. Anche questa insaccatrice qua, per chi volesse cominciare, non è costosissima e lo trovate. Comunque c'è il link sotto nel mio canale. Non è male, io sono contento. Dimmi mo cosa vuoi. Vieni fuori, spunta fuori la carne, punta. Ok, vuoi che vada avanti? Sì. Date un pochetto. C'hai anche un forino tu da fare. Certo, io c'ho tutto. La corda è lassù, sulla tua sinistra. No, quello che mi interessa adesso è un forino da dare appena una punta qua, così, vedi. Ecco. Lì, così. Bene. Quindi abbiamo forato un pochettino la parte finale, adesso Proviamo a venire avanti. Piano, così. bisogna trattenere la vescica in maniera che deve essere riempita. Possibilmente bene. Vai, bravo.
Aspetta Davide. Andiamo a riprendere qua, aspetta pure. Che sembra facile, ma in realtà Non è sempre fare una cosa rotonda, non è mai facile, vai. Fermati. Vai, vai. Aspetta. Vai, vai. fine. Bene. Spettacolare, sembra un cocomerino, ragazzi. Ne rimane un pochettino qua dentro che adesso lo vado a recuperare. Dammi i ferri da... Che bella, Allora, presentali, perché anche io li ho visti e ho detto ma Sono due ferretti che avranno non meno, non meno di 45 o forse anni in più. sono quelli che hanno tolto dalla croce? Quelli- No, sono due pezzi di fil di ferro acciaioso, fatto un anello in fondo così, vedi, ritortato, e fatti la punta. Questo serve proprio perché una volta queste cose lo si facevano frequentemente. Allora, come fai a legarla? Non riesci, non fai altro che fare sta roba qua. La prendi e la metti lì, così, guarda. La riprendo e vado per di qua e la metto lì. E salto fuori qui, lì, così, guarda. Sotto a quell'altro. Lì, ecco, noi prendiamo la nostra corda e andiamo qua. Questo qua è un bel trick, come dicono su Fortnite. Conosci Fortnite tu? No. 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 Avete visto che roba? Mica tanto micio micio bau bau, come diceva qualcuno. No, qui bisogna almeno averlo fatto 8, 10, 20 volte, sta roba qua. E adesso chiudi il fiocchetto. Il pippollo. Quindi Prendiamo così, lo leghiamo come un facciamo così, questo lo teniamo da una parte, così, guarda. Davide. Ecco, adesso noi... ci fai anche un altro giro, lo fai come un auricchio. No, facciamo così, guarda. Lo becco qua sopra così. Ho perso la mano anch'io, per dirti che... È un salame che non si fa sempre questo. Scherzi. È un salame proprio che non lo si fa sempre. Pensavo lo facessi. Sì, dopo, te lo faccio fare ok. a te questo qua. Ecco, avete notato, non so se si è potuto vedere dalla telecamera, naturalmente l'ultimo nodo l'ha fatto sopra il fiocchetto da chiuderlo proprio, cioè anziché così. Bravo, ecco. Ma no, finisci la portura della legatura che non voglio responsabilità io. Vabbè, il salame è mica buono dalla legatura. Però anche l'occhio ha la sua parte. Sono d'accordissimo. Facciamo il video almeno che facciamo una cosa fatta bene. Vabbè che quando ci sei tu sono sempre fatte bene. No, grazie. Eccoci. Allora, per fare la legatura come il culatello si parte da un lato, invece si fa il nodino. Esattamente. Così, poi bisogna staccare la corda Tira là, un po' lunghina, fai il giro. quindi subito dopo
la corda e poi te dici con la ragnatela, no? Ma sì, solo una metà, No, tutto, io aspetta, ci faccio 2 o 3 giri, dai. Faccio due. Io avevo detto così perché lo faccio anch'io, taglio, però faccio solo metà. Sai cosa c'è? Che con quella cosa lì mi è venuto sete. Intanto bevi tu che io finisco di... Quindi si lega, si passa subito dopo. Perché la vescica è robusta? Abbastanza. Vedi come viene? Sì. Adesso vado più largo, naturalmente. Se no stiamo qua tutto il giorno. No, ma scherziamo. Voglio fare così. Ok. Vedi che tirano anche queste corde, vedi? Ah sì, così rimane un po' in forma, rimane qualcosa. Allora, cari signori, 3 kg meno qualcosa che è rimasto nell'imbuto, ma non ce ne stava proprio più, 2,9 kg comunque. Adesso, anzi, facciamo una cosa, pesiamolo. È un po' di tempo che non l'ho fatto. 2,9 kg. È un po' di tempo che non avevo fatto una roba così. Adesso nel 2,9 kg ne abbiamo messi 3 kg, un po' è rimasto nell'imbuto, ma lo recuperiamo che facciamo un salamino. Non lo facciamo. No, niente, non si butta via niente. No, anche perché dopo dobbiamo farne un altro, quindi adesso io lo appendo qua. Ok, oggi c'è 22 gradi, ci saranno. Lo lascio qua tutta notte, Esatto. Poi domani aria. e domani lo inserisco nello stagionatore. Gli faccio fare la sgocciolatura, la faccio fare esterna allo stagionatore, uno perché così non lo sporco. Perché sennò poi basta metterci una carta sotto. Fa mica tante gocce questo. È bello asciutto. Quindi domani a quest'ora, quindi 24 ore fuori, che diciamo fa la stufatura, ok? Tu vedi quando di fuori è diventata rossa. Sì, che secca, che si sente proprio che scivola la mano, ok? La vescica deve diventare asciutta, quando ci passate la mano non deve essere molliccia, deve essere asciutta. Quindi lo lascerò lì, domani lo metto nello stagionatore e poi lui va avanti con le fasi della stagionatura che sì, sarà lunghetta. È una cosa abbastanza lunga, però ci pensa lui, quindi ogni tanto bisogna controllarlo naturalmente. Ti faccio una domanda, mi hanno chiesto nelle domande sotto i video se i salami conta stagionarli al buio o alla luce, che ci sia luce, no? L'importante è che ci sia l'ambiente, l'umidità, il circolo d'aria. Signori, allora questo salame promesso approvato, ci troviamo fra 5 mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, fine settembre, metà ottobre. Quando si ricomincerà la stagione dei salami, Si comincia a parlare di far dei salami. noi ci vediamo con questo qua, con 2 fette di pane e una bottiglia di Lambrusco, e con Giorgino vediamo di andarlo a assaggiare. Va bene, dai. Allora, ingredienti sotto nel video in descrizione, dove c'è il primo commento
chi ha la televisione ci riuscirebbe, è un po' complicato, però chi ha il computer sotto al video vedrete che trovate anche gli ingredienti. Allora io Giorgino ti ringrazio. Di niente, è stato un piacere per te, per me e per loro. Certo. E mi auguro. No, va benissimo, te poi sei sempre uno grazie. spettacolo e sei Grazie. sempre gentilissimo. Allora signori, io e Giorgino vi salutiamo, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, sotto vi lascio il link anche per stagionatore, magari l'insaccatrice se Bravo. vi interessa. Molto utile quella lì. Non costa tanto, quella lì se A uno fa livello solo- familiare. Sì, siamo sotto i 200 euro, fra i 100 e i 200, adesso è un po' che non ci vado a vedere, però sì, non è Comunque, costato a livello tanto. familiare è veramente bella. Vi ricordo gli altri social, TikTok, Facebook, Instagram e anche l'altro canale YouTube Davide Fantinati, Lego Brick qua sotto, se vi iscrivete anche lì per me è importante. Io e Giorgino vi salutiamo, un grande abbraccio a tutti, buona estate, anzi no, dobbiamo fare un altro salame adesso Sì. che uscirà, però intanto buona estate a tutti e Statemi bene. con Giorgino magari ci rivediamo più avanti. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti. Saluto.